Bentornati in questo percorso di 21 settimane. Vi ricordo che va seguito dal primo video al 21esimo video per trarne tutti i benefici. Se siete pronti a trasformare la vostra vita, ci vediamo all'interno di questo 12esimo video. La sessualità è un argomento molto delicato e ancora accettato da ben pochi. Paure e sensi di colpa vengono trasmessi di generazione in generazione, creando delle vere e proprie gabbie. Se avessimo un profondo contatto con le leggi del cosmo e del creato, sapremo che ciò che esiste nel mondo visibile esiste sul piano invisibile. Tutto ciò che è in alto è in basso. Preso atto di questo, l'atto sessuale è l'espressione fisica della massima fusione possibile, ovvero quella tra l'anima e il corpo. Lo scopo massimo dell'essere umano è la fusione del corpo inferiore col corpo superiore ed è questo quello che l'atto sessuale dovrebbe essere. I genitori, in maniera più o meno conscia, per via delle loro delusioni e frustrazioni sul campo sessuale, spesso frenano lo sviluppo sessuale dei figli. I problemi sessuali sono numerosi. L'essere umano è dotato di una forte energia sessuale che non può sempre essere impegnata nell'atto sessuale. Disimpegnando questa energia dalla sessualità, questa può finalmente salire liberamente ed attivare i centri creativi. Oggi, rispetto al passato, la vita ci offre ampie possibilità creative, perché viviamo in una società molto meno impositiva. Esistono tanti tabù sessuali a livello inconscio ed è importante liberarsene perché ci impediscono di trovare la nostra pace interiore. Molti problemi sessuali derivano dal complesso di Edipo, che esiste ancora in età adulta. È fondamentale far sì che il bambino e la bambina non vengano fomentati nelle loro continue ricerche di attenzione da parte del genitore del sesso opposto, ma che gli venga gentilmente spiegato che ognuno ha il suo ruolo e quindi il maschietto non può continuare a dormire con la mamma e la femminuccia non può continuare a lusingare il padre entrando in competizione con la madre. L'amore paterno e materno sono una cosa distinta dall'amore intimo ed è necessario fare una distinzione per evitare eventi incestuosi che sono, ahimè, molto presenti. Molto spesso si crea una dinamica dove la bambina, che non è cosciente della propria sensualità, attira a sé il padre, che non è in grado di controllarsi, teme il rifiuto e magari ha una pessima relazione con la moglie. D'altro canto la madre preferisce non vedere per paura di scoprire la verità. Nel caso in cui questa situazione venga vissuta dal bambino con la madre, l'esperienza sarebbe ancora più traumatizzante, perché la donna in sé rappresenta la fonte stessa della vita. Qualunque sia la figura con la quale si è vissuto un trauma di questo genere, è importante sanare quest'odio che ci avvilena nella vita. L'atto sessuale dovrebbe essere motivato unicamente da un profondo stato d'amore e di rispetto. L'incontro sessuale non dovrebbe mai essere oggetto di negoziazione, sia sul piano manipolativo sia sotto ricompensa materiale. Fare l'amore è uno dei più grandi piaceri sulla terra ed è il simbolo della fusione con Dio se ne abbiamo coscienza. Durante il rapporto non si dà e non si riceve solo sul piano fisico, ma anche emotivo, energetico ed eterico. Vedremo con Holistic Seed questo tema dal punto di vista delle pratiche taoiste e come si muovono le correnti all'interno del corpo. Invito quindi a prendere coscienza di voi stessi e delle persone che avete scelto per condividere questa pratica. Sulla terra circola troppa insoddisfazione sessuale, troppa pornografia e troppo sesso utilizzato per compensare una mancanza. Molti aspetti dell'omosessualità sono legati ad un complesso di Edipo non completato, dove il bambino o la bambina, oltre a innamorarsi del genitore del sesso opposto, tenta di sostituirlo identificandosi con lui o con lei.
Può avvenire che l'uomo omosessuale, invece di amare come farebbe suo padre, vuole addirittura essere amato da lui, trasformandosi nella madre. Tutte queste esperienze che ci servono nel tentativo di ritrovare noi stessi sono tentativi di trovare la pace interiore. Senza entrare nel giudizio delle vite altrui, la via da percorrere è quella di osservarsi e vedere per se stessi cosa è importante per la propria vita e cos'è necessario cambiare. Questa settimana fatti un esame di coscienza. Che relazione hai col sesso? Lo fai per amore? Le tue nozioni di bene e di male ti impediscono di vivere pienamente questo atto? Lo usi per riempire una mancanza? Come entri in relazione con l'altra persona? La giudichi? La frase su cui sintonizzarsi questa settimana è: sono una manifestazione di Dio sulla terra. La mia sessualità è essa stessa manifestazione di Dio. Onoro la mia sessualità come energia che mi unisce a Dio. Grazie infinite per la vostra presenza. Onoriamo la vita che fluisce attraverso di noi e portiamo gratitudine per ogni esperienza. Ci vediamo la prossima settimana col prossimo video ed esercizio. Se volete continuare a seguire gli Umanitri, potete cliccare sulla campanella nel canale YouTube, cercarci su Instagram, Facebook e sulla piattaforma www.humanitry.net. Lasciati ispirare dagli Umanitri.